Benissimo, buongiorno, benvenuto, benvenuta a questa conferenza, il cui argomento è che cos'è il Bazi. Bazi è un altro nome dell'astrologia cinese. Questa è una conferenza introduttiva che vuole dare anche qualche cenno storico, qualche informazione così. Quindi entreremo nel dettaglio dell'astrologia cinese. E ci sono tanti modi per farlo, ma io ho scelto un modo che penso sia abbastanza semplice, cioè agganciarmi alle cose che probabilmente avete già sentito dell'astrologia cinese. Per esempio, presumo che abbiate sentito che il 2020 è l'anno del topo di metallo Yang, ma magari questo per voi non significa molto, e magari non sapete che questo è l'anno 4716 secondo il calendario cinese. Quindi un calendario molto antico che tradizionalmente è iniziato nel 2637 a.C. Si può dire che il calendario è iniziato insieme al Bazi, ai fondamenti del Bazi, perché coloro che hanno messo le basi del Bazi hanno messo anche le basi del calendario. Certamente il Bazi nel tempo ha affrontato varie trasformazioni, sono state testate varie teorie, l'ultimo grande maestro che ha sistematizzato le cose come sono più o meno adesso è Xu Ziping dell'800 d.C., ma io adesso non voglio fare un excursus storico troppo approfondito, perciò riprendiamo un attimo da dove eravamo, cioè dall'anno 2020. Per esempio, avrai sentito quest'anno che il Capodanno cinese è stato il 25 gennaio, ok? Ops, peccato che ci sia un problema, perché questo non è il Capodanno cinese. O per meglio dire, noi lo chiamiamo così, ma questa in realtà è la festa della primavera lunare, che è una festa popolare tradizionale molto antica, collegata all'agricoltura, e infatti il 25 cade sempre in un giorno di luna nuova, e infatti il 25 gennaio era un giorno di luna nuova. Ecco, noi non utilizziamo questa tradizione perché è più popolare. Gli astrologi cinesi hanno invece determinato un inizio dell'anno un po' diverso, che è intorno al 3 e 4 febbraio. Può essere il 3, può essere il 4, secondo il caso. E questo inizio d'anno non è casuale, per esempio non è come il nostro primo dell'anno. Perché? Perché dietro ci sono ragioni astronomiche molto precise, che io però non andrò ad approfondire in questa conferenza introduttiva, e ci sono delle ragioni astronomiche e è importante perché la prima cosa che seguiamo è il ciclo solare, anche se il calendario cinese è un calendario lunisolare, cioè si tiene conto anche della luna. Quindi quando noi parliamo dell'anno 4716 o del 2020 o più precisamente dell'anno del topo di metallo, in realtà non stiamo parlando proprio dell'anno 2020, stiamo parlando di un anno che inizia il 4 febbraio 2020 e finisce il 3 febbraio 2021. Questa è la scansione dell'anno cinese, che come ho detto rispetta delle regole astronomiche e però nello stesso tempo ci dà molte altre informazioni, ok? Perché? Perché come potete vedere questi punti dell'anno in questo cerchio, in questo ciclo, sono collegati a dei momenti particolari nelle stagioni e sono anche collegati a dei punti, per esempio al solstizi, agli equinozi
e anche a dei mesi, ok? Quindi noi utilizziamo il 4 febbraio e ci sono dei motivi molto, molto precisi. Ora andiamo avanti e visto che stiamo parlando del tempo, stiamo parlando dell'inizio dell'anno, dello scorrere degli anni, prima di buttarci nell'astrologia cinese dobbiamo un attimo capire che cos'è il tempo in Oriente. Per esempio, noi siamo abituati a pensare il tempo come una linea, così ce la spiegano a scuola ed è anche semplice da intuire, da capire, no? È molto semplice. E quindi è una linea che scorre dal passato verso il futuro. Noi siamo in questo punto rosso che è il presente, che appunto si sta spostando verso il futuro. Noi in genere vediamo il tempo in questo modo, ma non è così in Oriente, perché in Oriente il tempo è ciclico. Si parla della spirale del tempo, cioè il tempo ritorna sempre su se stesso, seguendo cicli diversi, e quando ha fatto un ciclo completo e quindi è ritornato, diciamo, sopra la posizione iniziale, e sono cambiate delle cose, beh certo perché è passato un ciclo, però è rimasto qualcosa di quell'origine, del punto di partenza, cioè di quando un ciclo è stato completato. E quindi, secondo l'energetica cinese, lo scorrere del tempo si manifesta tramite dei cicli che sono uno dentro l'altro, sono annidati uno dentro l'altro. E quali sono questi cicli? Si può dire, chissà quali sono questi cicli. Beh, in realtà sono i 4 principali cicli con cui noi veniamo in contatto nella vita, e cioè sono il ciclo annuale, quando il pianeta Terra compie un giro completo intorno al Sole, il ciclo mensile, cioè il ciclo delle stagioni che viviamo durante l'anno, il ciclo giornaliero, cioè da quando il Sole si alza, arriva al massimo, tramonta, poi c'è la notte e poi fino all'alba, quindi il giorno ricomincia, e poi, diciamo, no, scusate, il ciclo giornaliero significa la scansione di un giorno dopo l'altro, mi sono confuso, quindi un giorno dopo l'altro, mentre all'interno di una giornata possiamo ancora identificare un ciclo orario, quindi appunto all'interno della giornata un ciclo orario collegato al Sole che si leva al mattino, giunge al massimo, poi inizia a scendere, poi tramonta e poi va a nord e arriva la notte. Quindi questi sono i 4 cicli. Stiamo parlando di cicli che tutti noi sperimentiamo fin dal primo momento della nascita, normalmente. Pensiamo solo come sono importanti questi cicli, per esempio il ciclo annuale, magari su di noi dici ma sì, però gli anni passano, beh sì, certo, uno invecchia, però pensa a un albero, ogni anno che passa, se tu tagli un albero viene un cerchio. E il ciclo annuale è un po' quello, una cosa più lenta perché dura tutto un anno, però che lascia un segno. E poi man mano, discendendo, i vari cicli sono sempre più brevi, ovviamente. Bene, e come facciamo allora noi a descrivere questi cicli, visto che adesso abbiamo capito che ci sono dei cicli che non sono dei cicli strani, ma sono quelli che normalmente vediamo ogni giorno, come facciamo a descriverli, a capire un attimo? Beh, ci servono 2 tipi di elementi che sono un po' come i mattoncini di questa spirale, sono gli elementi basilari di questa spirale che assomiglia alla spirale del DNA, per dire una cosa che fa molto figo. Questi componenti si dividono in 2 tipi, ok? Il primo li chiamiamo i 10 steli celesti, sono considerati yang e rappresentano l'energia che è manifesta in quel momento, che è visibile. E questi steli vengono considerati mobili, cioè si possono muovere. Che cosa significa questo? Lo capirai tra un attimo quando parlo dei 12 rami terrestri, e cioè l'altro ingrediente. I 12 rami terrestri sono considerati yin e rappresentano il contesto in cui si esprime questa energia e sono fissi. Fissi cosa vuol dire?
Beh, per esempio, i 12 rami terrestri sono collegati a certe direzioni e a certe ore e possono essere collegati solamente a quelle, mentre invece gli steli si possono muovere, ma fra un attimo lo vedremo. Ora qui vi presento i nostri componenti fondamentali, che sono gli steli celesti e i rami terrestri. Nota che sono posti in circolo, ovviamente non a caso, e il circolo, il cerchio, è proprio la base della nostra spirale. Una volta che iniziamo a far scorrere il tempo, questi cerchi iniziano a muoversi, a girare e alzarsi e creano delle spirali di energia. Quelli interni sono gli steli celesti, i 10 steli celesti, mentre quelli esterni sono i 12 rami terrestri. Ok? Adesso li vedremo un attimo più in dettaglio, però è importante notare che questi elementi sono collegati alle direzioni, ai tempi, gli steli in modo mobile, i rami terrestri in modo fisso. Per esempio puoi vedere in questo schema il nord è in basso, il sud è in alto, l'est è alla tua sinistra e l'ovest alla tua destra. È esattamente il contrario di come facciamo in Occidente adesso. C'è un motivo ovviamente, ma una volta in Occidente le piantine venivano disegnate in questo modo. Ora, gli steli celesti e i rami terrestri sono quindi le componenti base della nostra spirale del tempo, un po' come quando diciamo, quando è smontata la nostra spirale troviamo questi componenti. Parliamo un attimo degli steli celesti, tanto per capire cosa sono. Beh, è molto semplice. Gli steli celesti sono associati alle 5 energie della medicina tradizionale cinese, quindi saranno acqua, legno, fuoco, terra e metallo, e probabilmente alcuni di voi li conoscono già. Però perché sono 10? Beh, perché ognuno di questi elementi si può presentare in una forma yin oppure in una forma yang. Cosa vuol dire? L'acqua, per esempio, si può presentare nella forma yin, che può essere acqua tranquilla, come uno stagno, oppure acqua nascosta, come un pozzo, mentre nella forma yang l'acqua viene pittoricamente rappresentata come un temporale oppure un'inondazione. Quindi ci sono ovviamente 5 energie nelle forme yin e yang, 5 per 2 fa 10, ed ecco spiegati i 10 steli celesti. L'altro elemento, i 12 rami terrestri, in realtà sono quelli di cui probabilmente hai già sentito parlare, perché i 12 rami terrestri sono direttamente associati ai 12 animali dello zodiaco cinese. Per esempio quest'anno è l'anno del topo. E allora andiamo un attimo a vederli, questi 12 rami, perché ognuno di essi, oltre ad avere delle connotazioni energetiche quando si analizza un tema natale, eccetera, ha anche delle connotazioni psicologiche. E quindi quando io in un tema natale ritrovo certi animali zodiacali, la persona prenderà quelle caratteristiche psicologiche. Ovviamente ogni animale ha caratteristiche, diciamo, positive e negative, nel senso che ha delle caratteristiche, delle qualità positive, e poi quando è sotto stress invece tira fuori le doti negative. Per esempio il topo, che è il primo, tradizionalmente il primo animale dello zodiaco cinese, perché inizia il giorno, l'ora del topo è tra le 23 e l'una di notte del giorno successivo. E io qua sotto ho messo gli anni del topo, giusto per riferimento, ma vedrai fra un attimo che in realtà questa cosa non è davvero molto importante. Però giusto per sapere, non so, sono nato nell'84, beh, sono nato nell'anno del topo. Il topo è famoso per la sua astuzia, è famoso per il suo ingegno, la capacità di levarsi dei pasticci, però il topo può anche diventare troppo materialista, troppo cinico
e vedere le cose solo nel senso di come le può sfruttare. Dopo il topo troviamo il bue. Il bue è un animale lento, collegato al mese di gennaio, pensa lentamente, ma quando prende una decisione poi è inarrestabile. E una caratteristica del bue è che è molto tranquillo, ma è soggetto a scoppi d'ira improvvisi. Quando è il bue è il tipico che sopporta tutto, poi a un certo punto scoppia e nessuno l'aveva mai visto in questo stato. Poi abbiamo la tigre associata per esempio al mese di febbraio. La tigre è un animale che porta passione, porta entusiasmo, porta a infiammarsi per degli ideali, dei valori, è ambiziosa, ma detesta gli arrivisti e ovviamente quando è sotto stress può diventare intollerante e aggressiva. Poi abbiamo la lepre. La lepre è collegata alla grazia, alla leggerezza, alla spontaneità, alla naturalità, e questi sono anche i suoi lati un po' negativi, perché proprio per questo motivo la lepre può fare fatica a ottenere dei risultati o concentrarsi su delle cose perché è molto istintiva. Poi abbiamo il drago, che dei 12 animali zodiacali è misteriosamente l'unico animale, tra virgolette, che non esiste. Non esiste nella realtà, diciamo. Io studio astrologia cinese da tanti anni e non solo astrologia cinese, anche Feng Shui e altre cose, e una cosa l'ho capita leggendo i testi antichi, che quando gli antichi scrivevano qualcosa non era buttato lì per caso, e il drago è messo qui per una serie di motivi e il drago rappresenta un concetto particolare. Quali sono le caratteristiche del drago? Il drago è ambizioso, molto socievole, è determinato, capace di guidare le altre persone, però può anche lui diventare troppo mirato all'obiettivo e anche vendicativo il drago. Dopo abbiamo il serpente animale famoso per la sua saggezza. Pensiamo che il serpente è collegato sia metaforicamente che anche fisiologicamente alle parti più antiche del nostro cervello, del nostro sistema nervoso, e che ci danno quella antica saggezza animale, quindi sapere cos'è la cosa giusta e sapere anche dare consigli. Le persone che hanno il serpente nel tema natale di solito sono dei bravi consiglieri, cioè sono capaci a dare i consigli giusti, ok? Non è tutto così semplice, però adesso stiamo facendo una specie di panoramica per farvi un po' assaggiare l'astrologia cinese. Dopo il serpente abbiamo il cavallo, che è un po' l'opposto del topo, siamo a metà del nostro tour, e il cavallo è l'opposto del topo ed è collegato al sud e al fuoco, così come il topo è collegato all'acqua e al nord e al buio. Il topo si muove al buio, il cavallo ama gli spazi aperti. Il cavallo è istintivo, passionale, molto forte, molto emotivo, anche emozionale, e non è molto intelligente, cioè si lascia un po' guidare appunto dalle emozioni. È anche difficile tenere un cavallo sotto controllo, soprattutto se nel tema natale hai più di un cavallo, è un po' difficile tenere sotto controllo questa persona. Poi abbiamo la capra. La capra è un animale carino che ci parla di adattabilità e umiltà. La capra si adatta a mangiare tutto, a stare negli ambienti più difficili, ha queste capacità, così come in negativo la capra può facilmente lasciarsi andare alla depressione o alla mancanza di motivazione.
Benissimo. Siamo a 3/4 del nostro giro. L'animale successivo è la scimmia. Ne parlo perché all'inizio tutti quanti guardiamo che anno siamo nati e fra poco scopriremo quanto è importante, ma però sono informazioni secondo me carine da conoscere. La scimmia è un animale molto dispettoso, intelligente, giocoso, ama però prendersi gioco, sfottere. E il rischio che corre la scimmia è di essere una persona troppo superficiale e anche di rimanere, come dire, un po' pinzata nelle situazioni, cioè la scimmia si inventa di tutto, per esempio per rubare le cose, ma prima o poi rimane pinzata, qualcuno riesce a prenderla e quindi la scimmia dovrebbe controllare questo lato di averla sempre vinta con dei trucchi, parlando o con dei trucchetti, cercare di averla sempre vinta, perché ogni tanto viene presa in castagna. Infine arriviamo al gallo, il gallo collegato all'ovest, collegato all'eleganza, alla precisione, alla pulizia, e all'opposto potrebbe soffrire un po' di ossessione appunto per la precisione, per essere troppo pignolo, essere quindi di conseguenza intollerante, ipercritico e cose di questo tipo. Siamo al penultimo animale, il cane o il lupo, che è collegato sostanzialmente al tema della fedeltà e della fiducia. Chi ha il cane nel tema natale è molto toccato se ci sono episodi di mancanza di fiducia o di infedeltà, ci rimane molto male, e il cane è il tipico animale che è disposto a dare la vita per i propri amici, però se capisce che è stato fregato, reagisce malamente aggredendo. E infine l'ultimo animale, infatti c'è anche la Peppa Pig che ci saluta, è il cinghiale. E poi i 12 animali ricominciano con il topo, perché essendo circolare non c'è mai una fine. Quali sono le caratteristiche del cinghiale? Beh, il cinghiale è intelligente, ama la bella vita, ama divertirsi, mangiare, rilassarsi, e è anche molto generoso, e questo è anche istintivo, e questo è uno dei suoi lati negativi, perché il cinghiale si lascia facilmente fregare, si lascia facilmente prendere in giro o subire, diciamo, delle truffe. Quindi questa presentazione è anche stata fatta in modo un po' simpatico, le cose sono più complicate, però per adesso va bene così. Bene, adesso che cosa ce ne facciamo di questi steli e rami? Abbiamo detto che ci sono 10 steli e 12 rami, li abbiamo presentati e adesso li andiamo a combinare, costruiamo i primi mattoncini della nostra spirale del tempo. Quando combiniamo uno stelo con un ramo, otteniamo una cosa che si chiama un pilastro. E per motivi tecnici che non sto qui a specificare, in tutto ci sono 60 pilastri. È come se noi avessimo 60 mattoncini diversi con cui costruire la nostra elica del tempo. Per esempio, qui puoi vedere il pilastro del topo di metallo, ok? Che è il pilastro dell'anno attuale. Facciamo un altro esempio. Dunque, innanzitutto ti faccio notare che lo stelo celeste, essendo collegato al cielo, sta sopra, mentre il ramo terrestre è quello che si trova sotto. Il ramo terrestre è il contesto in cui si manifesta lo stelo celeste. In questo caso, per esempio, quello che è rappresentato è il cinghiale di terra, cioè l'anno precedente, il 2019. Ora, cosa succede? Noi in ogni ciclo utilizziamo i 60 pilastri che scorrono uno dopo l'altro per definire la singola unità di tempo in quel ciclo. Ok?
Per cui prendiamo per esempio il cinghiale di terra. Beh, il cinghiale di terra, secondo su quale ciclo si trova, ha un significato diverso. Per esempio, potrebbe essere un anno. Il 2019 e il 1959 sono stati anni del cinghiale di terra. Potrebbe essere un mese, novembre è il mese del cinghiale. Potrebbe essere un giorno, perché ogni 12 giorni troviamo il giorno del cinghiale, e potrebbe anche essere un'ora, perché abbiamo l'ora del cinghiale che va dalle 21 alle 23. Quindi la bellezza di questo metodo è avere un unico archetipo, un pilastro che può essere utilizzato su livelli diversi di questa spirale del tempo, e quindi porta però su questi livelli i suoi contenuti, ma a ogni livello ha un effetto differente, non è tutto uguale. E siccome ci sono 4 cicli, abbiamo visto prima quali sono, per definire uno specifico momento nel tempo, noi avremo bisogno di 4 pilastri. E questo è proprio il motivo per cui un nome alternativo dell'astrologia cinese è i 4 pilastri del destino, chiamato anche Ba Zi, che significa 8 simboli. Perché 8 simboli? Perché abbiamo appena visto che un pilastro è composto da 2 elementi, no? Uno celeste e uno terrestre. Ci sono 4 pilastri, 4 per 2 8, e quindi l'astrologia cinese ha anche questo altro nome, Ba Zi, che significa 8 simboli. Qui per esempio puoi vedere 4 pilastri. Io ho calcolato i 4 pilastri per questa giornata di oggi, 23 aprile 2020, più o meno all'ora di pranzo. Allora impariamo un attimo a riconoscerli. Per esempio puoi vedere il pilastro dell'anno, che è il primo a destra, quindi topo di metallo. Puoi vedere il pilastro del mese, che è il drago di metallo. Puoi vedere il pilastro del giorno, che è la scimmia di fuoco. E poi puoi vedere il pilastro dell'ora, che è la capra di legno. Quindi vedi che questi 4 pilastri, che sono collegati ai 4 cicli della nostra spirale del tempo, sono messi in ordine, e precisamente sono messi in ordine da destra verso sinistra. Perché? Perché tradizionalmente il cinese si scriveva da destra verso sinistra, e nel Bazi, che è una disciplina molto antica, questa tradizione rimane così, quindi la leggiamo da destra verso sinistra. Ma questo potrebbe anche essere un tema natale di una persona nata oggi, 23 aprile 2020, alle ore 13:21. Che cos'è questo tema natale? Per noi è l'equivalente di un oroscopo occidentale, quindi il tema di nascita, il cielo di nascita dell'oroscopo occidentale. Ma come abbiamo visto, dal punto di vista concettuale le cose sono diverse dall'astrologia occidentale, perché dal punto di vista concettuale è come se noi a questa spirale che continuamente si muove e cresce, a un certo punto facessimo una fotografia e andassimo a fotografare in ogni braccio dove si trova in quel momento la spirale, a che punto è, e ognuno dei 4 bracci ci darà i 4 pilastri. Quindi questo è il modo con cui concettualmente, in un modo davvero molto semplice, partendo dalla nostra realtà quotidiana, possiamo spiegare il concetto dei 4 pilastri. Nota che il pilastro dell'anno è solamente uno dei 4. Difatti, nell'astrologia cinese vera, non quella dei giornaletti o che si trova spesso su internet, il pilastro dell'anno non è così rilevante. Ci sono altre cose molto più importanti. Beh, se non altro ci sono altri 3 pilastri. Però c'è comunque un'astrologia popolare cinese, un po' l'astrologia povera, cioè un'astrologia fatta di formulette e regolette, che dà molta importanza al pilastro dell'anno. Ed è per quello che noi pensiamo, non so, io sono nato nell'anno della tigre di fuoco.
Beh, ma c'è 1 miliardo di persone nate in quell'anno lì. Quello che è importante sono gli altri elementi del tuo tema natale che ti distingueranno da tutte le altre persone. E a questo punto posso, visto che ho spiegato fisicamente, diciamo, cos'è l'astrologia cinese, cioè ti ho fatto vedere come si fa a fare un tema natale, volevo dare anche una risposta di tipo più filosofico, cioè che cos'è l'astrologia cinese, per esempio per chi la fa, per un esperto di astrologia cinese. Beh, un esperto di astrologia cinese potrebbe essere definito un astrologo, diciamo. L'astrologia cinese potrebbe definirla come lo studio del destino personale in base alle leggi dell'energetica. Okay? Le stesse leggi che ci sono nella medicina tradizionale cinese sono più complicate, molto più articolate, però le basi sono uguali, si parte dagli stessi concetti. Quali sono le differenze con l'astrologia occidentale? Beh, questa è una domanda lecita. Io l'ho messa perché è una delle prime che mi sono posto. Beh, per certi punti di vista non ci sono grandissime differenze, come finalità o come metodi anche. Nella pratica però ci sono, perché l'astrologia occidentale ha attraversato varie fasi, al momento l'astrologia è molto psicologica, cioè molto incentrata sul descrivere la persona, mentre invece l'astrologia cinese ha avuto un percorso storico diverso, perché da moltissimi secoli fa i maestri di Bazi avevano avuto il permesso dell'imperatore di registrare tutte le date di nascita di tutti i funzionari della Cina, quindi si parla di migliaia e migliaia di persone, i funzionari importanti, perché comunque erano tantissimi, con la loro biografia. E quindi per millenni i maestri hanno potuto fare ricerca avendo un'enorme database che stava nella biblioteca della corte dell'imperatore. E qual era l'obiettivo di questi maestri? La psicologia, sapere come siamo fatti, i nostri componenti psicologiche più profonde, ni. Cioè un po' sì, se può essere utile, ma quello che gli interessava di più era trovare strategie, trovare metodi per affrontare periodi della vita difficili, se una persona non ha certe doti, in che modo se le può procurare, se ci sono delle prove karmiche o delle ferite karmiche, come gestirle, se una persona era adatta a fare un certo lavoro oppure un altro. A loro interessava molto rispondere a queste domande. E questo è rimasto nell'astrologia cinese, mentre invece nell'astrologia occidentale, almeno nel mainstream, si è un po' perso. Anche perché c'è un'altra cosa dell'astrologia cinese importante. Potremmo definire il 1900 il secolo della psicologia, da Freud in poi lo studio della psicologia, però è solo un secolo che esiste. Tra secoli il giudizio che si darà della psicologia adesso sarà sicuramente diverso dal nostro. E nell'astrologia cinese la psicologia, i tratti caratteriali di una persona, anche le componenti profonde, non quelle più profonde, ma insomma molte altre, vengono considerate comunque sotto il nostro controllo. Cioè, siamo fatti così, sì, ma sforzandoci possiamo cambiare. Quindi, siccome la psicologia non è la cosa fondante per avere successo, perché ci sono persone che sono felici e hanno successo, ci sono persone che sono infelici e hanno successo proprio a causa del fatto di essere infelici, c'è tutto. Quindi la psicologia non è la base della felicità, è uno dei metodi. E nell'astrologia cinese la psicologia, diciamo l'aspetto della psiche, viene un po' ridimensionato. La psiche è sotto controllo, può essere modificata come vogliamo. Ci vuole fatica? Sì, tanta, però si può fare. Ora tu potresti pensare, sì, però io questi simboli non li riconosco.
non so come funziona, non capisco le scritte in cinese, non posso capire molto, non dico studiare, ma nemmeno capire. Beh, in realtà non è così, perché le cose sono molto più semplici di quello che credi. Per esempio, per riconoscere l'energia, guarda il colore. Qui, per esempio, in grigio io ho evidenziato il metallo, poi trovi in azzurro l'acqua, trovi in verde il legno, trovi in rosso il fuoco e poi in beige, marroncino, trovi la terra. Quindi in realtà li puoi riconoscere tranquillamente. Poi puoi riconoscere i 12 animali? Ma sì, certamente, perché sono scritti, li trovi scritti qua. Vedi, per esempio, qui c'è l'ideogramma cinese, ma sotto c'è scritto topo, quindi non c'è un problema di interpretazione. Vicino, come puoi vedere, troviamo il drago, vicino ancora la scimmia. Ecco, questi due animali, queste due posizioni, per meglio dire, gli animali che stanno in queste due posizioni, in questo tema natale, sono il drago e la scimmia, sono molto importanti perché sono quelli che danno di più le caratteristiche caratteriali e psicologiche alla persona. E poi puoi vedere la capra nel pilastro dell'ora. Quindi sei perfettamente in grado di riconoscere questi simboli. Per esempio, guarda il pilastro dell'ora, cosa sarà? Beh, l'animale è la capra e l'elemento che sta sopra è verde, quindi è legno, quindi stiamo parlando semplicemente della capra di legno, estremamente semplice. Un'altra cosa interessante che voglio farti notare è, come puoi vedere, possiamo vedere i 4 pilastri anche in orizzontale. Cioè, se li vediamo in verticale sono i 4 pilastri, ma se li vediamo in orizzontale, sopra ci sono 4 steli celesti e sotto abbiamo 4 rami terrestri. Ok? Vedi che ogni ramo terrestre occupa una posizione. Per esempio, il ramo terrestre del giorno ci indica la relazione della persona con le case e con le convivenze, con le lunghe convivenze. Quindi è un palazzo che si controlla, per esempio in caso di matrimonio. Ognuna di queste posizioni, come vedi, contiene un simbolo che è uno stelo celeste e un ramo terrestre, ma ognuna di queste 8 posizioni ha anche un significato, quindi secondo quale simbolo c'è in quella posizione, questo ha un significato e influenza in un certo modo il destino di una persona. E una cosa in più è che gli steli celesti sono associati a quello che noi chiamiamo vita esterna. Che cos'è la vita esterna? Beh, nel concetto taoista la vita esterna è la vita pubblica o ciò che tu dimostri della tua vita, per esempio la casa, perché le altre persone la vedranno com'è la casa da fuori. Tutto ciò che è esterno, pubblico, anche il tuo lavoro andrai a farlo presumibilmente fuori. Mentre invece i rami terrestri rappresentano la vita interna, quindi rappresentano, sono associati più che, sì, anche rappresentano la vita intima con i tuoi familiari, le persone che ti sono vicine, ma anche rappresentano i complessi psicologici profondi che la persona ha. E quindi è possibile andare a vedere proprio a questo livello se ci sono degli aspetti karmici, delle ferite, delle punizioni karmiche. È possibile vedere se questi rami terrestri che rapporto hanno fra loro, si aiutano, sono in scontro o no, il che indica, per esempio in scontro, indica che nella persona in profondità ci sono delle componenti psichiche in scontro. E quindi è una lettura multilivello che ci permette di capire molte cose di una persona e anche dare molti, soprattutto molti consigli utili. Perché pensa solo a questo, che in genere un astrologo in Occidente si autodefinisce astrologo, mentre in Oriente si definisce consigliere astrologico. È una leggera differenza. Il consigliere è chi ti dà dei consigli, non chi ti dice come sei. Cioè, chiaramente bisogna capire come sei fatto, ma
Poi ci sono dei consigli. Non sto dicendo che nell'astrologia occidentale non ci sono consigli, però sto dicendo che nella tradizione dell'astrologia orientale questo aspetto è davvero fondamentale. Non so, per farti un esempio, se io vado da un esperto di Bazzi, che sono un orientale, questo esperto mi fa una bellissima lettura della mia psiche, mi dice delle cose incredibili su come sono fatto io, ma poi non mi dà nessun suggerimento di vita, ecco, un cinese si incazzerebbe, ok? Benissimo, beh, a questo punto dirai sì, però io come faccio se voglio vedere il mio tema natale? E come faccio a calcolarlo? È molto semplice, ti consiglio di andare su questo sito che è bazicalculator.com. Ti consiglio questo sito per un motivo. Il primo, che c'è la traduzione italiana che ho fatto io, e siccome l'ho fatta io conosco chi ha creato questo software, collaboriamo e non è italiano, è straniero, è estero, però collaboriamo anche perché questo sito viene continuamente aggiornato. Per esempio a maggio-giugno è previsto un grosso aggiornamento in italiano perché sto traducendolo. Quindi se tu vai su questo sito semplicemente inserisci giorno, mese, ora di nascita, l'anno, se sei maschio o femmina, se c'era l'ora legale, e l'utilizzo del sito è gratuito, puoi calcolare fino a 10 temi natali al giorno gratuitamente, e quindi puoi tranquillamente calcolare il tuo, quello della tua fidanzata, dei figli, della nonna, della zia, tutti quelli che vuoi. E quindi potrai vedere, verrà fuori proprio 4 pilastri come quelli che ti ho fatto vedere, perché io per quei 4 pilastri li ho calcolati proprio su Bazzi Calculator. Ora, ho fatto un'introduzione dove ho parlato di tanti aspetti che secondo me sono importanti per chi si avvicina o la prima volta o magari sa qualcosa ma non sa molto dell'astrologia cinese. Le cose ovviamente non sono così semplici, per esempio ovviamente ci sono anche i transiti come nell'astrologia occidentale, anche questi che si leggono da destra verso sinistra. Ci sono differenti tipi di transiti, decennali, quinquennali, veramente trentennali. Partiamo dai trentennali, decennali, quinquennali, annuali e poi vabbè mensili, eccetera. Quindi dall'interazione di tutti questi transiti si possono leggere cose specifiche. In questo caso i transiti ci parlano non più tanto della caratteristiche di base della persona, ma ci parlano degli eventi che accadono nella vita della persona, in che modo la persona viene stimolata e così via. Bene, adesso abbiamo fatto una carrellata molto veloce, siamo arrivati a capire come è composto un tema natale, cosa è un pilastro, che in un tema natale ci sono 4 pilastri, ci sono i rami gli steli, che c'è la spirale del tempo, e quindi ti ho fatto una lezione di Bazzi velocissima in 40 minuti, non so, vediamo che ora è quasi ora di finire, infatti siamo alla fine. La domanda è come interpretare il tuo tema natale. Ok? Siamo quasi alla fine della conferenza, ma dopo che l'ho chiusa non finisce, rimaniamo, chi vuole rimane, io rispondo a tutte le domande. Come interpretare il tuo tema natale? Devi venire alla prossima conferenza, devi seguirla, perché questa è una conferenza introduttiva e nella prossima invece, dopo che hai queste conoscenze, andremo a vedere come metteremo a fuoco gli elementi base di un tema natale giovedì 14 maggio e poi lunedì 8 giugno parleremo invece degli aspetti karmici, perché una cosa interessante è che nell'astrologia cinese da tempo immemore, a causa del fatto che comunque in Oriente il concetto di reincarnazione è normale, è stato dato particolare valore allo studio dei tratti karmici che una persona può avere, che possono essere nel tema natale oppure quindi fissati, quindi la persona ha un tratto karmico fissato, oppure potrebbero arrivare nei transiti. In quel caso sono delle prove karmiche che la persona deve affrontare. Ma di questo parlerò
in queste conferenze, quindi direi che sto chiudendo. Se volete maggiori informazioni, per esempio, potete visitare il sito creativefengshui.it, dove nel blog trovate anche articoli e video sul Bazzi, il nostro canale YouTube, poi c'è Facebook, oppure potete scrivere alla nostra email info@creativefengshui.it. Altre possibilità, se vuoi rimanere in contatto o hai qualche curiosità, puoi iscriverti alla nostra Creative Feng Shui Community, che è gratuita ed è una comunità dove ci si confronta, beh, in questo caso sul Feng Shui, però si parla un po' di tutto, oppure anche alla nostra newsletter, dove insomma mandiamo tutti gli aggiornamenti, anche con, per esempio in questo caso parlo di astrologia cinese, quindi nella newsletter tra tante cose ci sono anche ogni mese aggiornamenti sulle energie del mese e come affrontarle. Bien, io sono arrivato alla fine e forse per la prima volta nella vita sono riuscito a stare nei tempi che... No, ho sforato di 4 minuti. Benissimo. Allora, vedo che ci sono tante domande, ma io non ho potuto guardarle perché stavo parlando, quindi lascio la parola a Anna o Luna. Eccomi, sono Anna. Buonasera a tutti. Sì, ci sono state diverse domande, ad alcune ha già risposto Luna in chat. Una domanda era riferita proprio all'inizio dell'anno cinese, che dice: non ho mai trovato negli anni che l'anno iniziasse il 3 o 4 febbraio, ma che l'inizio del calendario cinese pensavo corrispondesse alla festa di primavera lunare. Posso capire meglio? Sì, è semplicemente che in Cina da millenni ci sono varie tradizioni che si sovrappongono e c'è una tradizione contadina, perché la Cina è stata una delle prime nazioni a sviluppare l'agricoltura, probabilmente più di 7000 anni fa, ma poi si è sviluppata una tradizione di veri e propri scienziati che hanno costruito dei templi che proprio per misurare gli allineamenti celesti, come Stonehenge, molto precisi, e ogni anno veniva misurata lo spostamento. Sapete che ogni anno il pianeta ha un leggero spostamento, veniva misurato per adeguare i tempi, adeguare i calendari, quindi erano molto precisi. A livello popolare non c'era l'istruzione e non sapevano nulla, non sapevano scrivere, erano molto ignoranti ed erano quasi tutti agricoltori, per la gran parte. E quindi a livello popolare la luna era molto importante, perché la luna segnava i tempi delle semine e dei raccolti. Quindi, per esempio, cos'è questo Capodanno cinese? È la festa della primavera che viene festeggiata la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, ed è per quello che cambia tutti gli anni. È una data che varia tra il 20 gennaio e fine febbraio. Questa è una festa popolare, e va benissimo, e segue i cicli della luna, ma non è... quando si è creato il calendario cinese si è inserito anche il ciclo lunare, ma nell'astrologia questo ciclo non è riflesso in un altro modo, è riflesso nel pilastro del giorno che segue il ciclo lunare. Capisci? Quindi cosa succede? Che in realtà abbiamo addirittura 3 inizi, perché ancora prima, ancora anticamente, l'inizio dell'anno veniva festeggiato al 21 dicembre, al solstizio d'inverno, come facevano gli antichi Celti, anche i primi Romani e tutte quante le popolazioni antiche. Ma quando noi parliamo di astrologia cinese, e quindi dobbiamo fare un tema natale, innumerevoli maestri hanno sperimentato e hanno confermato che utilizziamo come inizio dell'anno l'inizio del mese della tigre, che è sempre o il 3 o il 4 febbraio, l'ora varia, chiaramente poi ci sono le effemeridi, ci sono dei programmi per calcolare le cose al secondo, però vabbè, questo adesso non è importante. Dal punto, quando noi parliamo di astrologia cinese, l'inizio dell'anno dobbiamo prendere il 3-4 febbraio, che tra l'altro è un inizio estremamente logico, perché se io vado indietro, no, non mi consiglio per forza andare indietro perché non ce l'ho, adesso vedrete un po' di slide che scorrono, non vi preoccupate, è un inizio, no, non ci arrivo, è troppo indietro.
è un inizio logico perché è esattamente a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera. Quindi questo è quello che utilizziamo nell'astrologia cinese. Altri metodi, per esempio di Feng Shui, possono utilizzare un inizio diverso, ma dipende da cosa lo stai usando. Cioè, se un metodo è stato creato in un certo modo, devi fare riferimento a come è stato creato. Ok, spero di aver risposto. Sì, infatti a questo si ricollega anche un'altra domanda di Cristiana che dice ma che energia ci sta proprio ad inizio anno, appunto tra il 3 e il 4 febbraio, questo perché io sono nata proprio il 4 febbraio. Beh, non solo chi è nato il 3-4 febbraio è su una cuspide, noi la chiamiamo cuspide, ci sono anche altri casi di cuspide, a volte ci sono persone nate al bordo tra un giorno e un altro, tra un mese e un altro, tra un anno e un altro, tra un'ora e un'altra, sono situazioni di cuspide, in questo caso c'è una procedura per cui si fanno due temi natali, poi si testano per vedere quale è che dà le risposte corrette. Li testo sul tuo passato, cioè se tu hai un tema natale, allora in quell'anno lì dovrebbe esserti successo più o meno quello. Se tu ne hai un altro, quell'anno lì dovrebbe essere successa un'altra cosa. Cosa è successo? Tu mi dirai, mi è successo questo, ok, e quindi si sceglie quale dei due è quello che tu hai effettivamente assorbito, hai introiettato al momento della nascita, quando è stata fatta la foto della spirale del tempo. Bene, infatti Cristiana tra l'altro ci chiedeva anche se facciamo consulenze di Bazzi e ho lasciato nella chat il nostro indirizzo mail dove potete fare la richiesta. Un'altra domanda invece è quella di Christine che ci chiedeva del drago, dice Stefan ha detto che rappresenta un concetto particolare, quale? Sì. Questo pensaci, te lo dico se vieni alla prossima conferenza, magari. Pensaci, è una cosa molto significativa. Però se te la dico perdi proprio il gusto, perdi il gusto. La lascio per la prossima o per la conferenza dopo, vediamo come mi va. Eh, voglio un pochino anche stimolarvi. In realtà non è per niente difficile capire perché ci sono 11 animali, diciamo, quasi da fattoria, ecco, passami da fattoria, è il drago che a prima vista dice, ma che c'entra il drago? Beh, pensateci, vediamo, dai. Anna? Bene, bene. Ok, invece un'altra, sia Sara che Paola ci chiedono, ma cosa significano i concetti e i numeri scritti sotto i pilastri? Quindi maturità, malattia, Ah, sviluppo. quindi sì. Beh, se tu hai occasione adesso o dopo che è finita la conferenza di provare a fare un Mhm. qualsiasi tema natale su Bazzi Calculator, vedrai che ogni pilastro porta con sé un mucchio di cose. Ci sono alcune cose che si chiamano delle componenti nascoste, ci sono queste scritte che sono maturità, malattia, sviluppo, embrione, che sono una cosa molto importante che è la teoria delle 12 fasi della vita e sotto trovi un mucchio di altra roba. In questa conferenza non posso trattare tutto. La cosa che ti posso dire è che non è che se hai malattia nella carta ti ammali o se hai uccisione e vieni ucciso, prima o poi moriremo tutti, però non è che vieni ucciso violentemente o cose così. Sono termini tecnici che riguardano le energie presenti nel tema natale. Per esempio, quando un'energia si trova in un dato posto che è proprio totalmente inadatto a lei, si trova in una situazione che viene descritta classicamente come uccisione, come se metaforicamente venisse uccisa. Ma questo in sé non è positivo o negativo, è semplicemente che nell'economia del tema natale devi tenere presente che quell'energia lì è debole, potrebbe essere una cosa buona oppure cattiva, dipende dal tema natale, dagli altri elementi del tema natale. Solo questo, quindi non c'è da, diciamo, spaventarsi. Anna? E poi un'altra domanda invece di Gavina è, possono essere in scontro anche gli animali oltre che le energie? Certo, certo.
certamente. Il cavallo è in scontro col topo, il bue è in scontro con la capra, la tigre è in scontro con la scimmia, pensate ai caratteri. La lepre in scontro col gallo, l'elasticità da una parte e il gallo, la meccanicità dall'altra. Avete visto un gallo come si muove a scatti in modo, sembra che, come i militari, no? Che fa ta ta ta, tutto così. Poi abbiamo il drago in scontro col cane, acerrimi nemici. E anche di questo c'è un motivo. Il serpente in scontro col cinghiale. E quindi sì, i rami terrestri possono essere in scontro e lo scontro, diciamo, è un aspetto astrologico. Quando lo interpreti devi valutare la forza di questo scontro, se c'è uno dei due elementi vince, se invece lo scontro rimane continuo, cosa sono questi elementi nel tema natale e quindi in che modo poi lo scontro si manifesta come lesione interna della psiche della persona e poi nella vita anche. Però attenti, gli scontri non sono per forza sfavorevoli. Esatto, mentre qualcuno ci chiede se possiamo fare un esempio pratico, non so se... Un esempio pratico cosa intendi dire? inteso che proprio con una data di nascita e vedere se si può guardare il tema natale in questo momento. Cioè calcolare il tema natale. Calcolarlo, sì. Può essere. Facciamo una prova, vediamo se funziona. Con i miei potenti mezzi. Meno male che non avevo internet aperto su pagine sconvenienti. Allora, andiamo su Bazzi Calculator, eccolo qua. Adesso vabbè, io entro, ho l'account Supermaster, però non importa. Prendiamo una data qualsiasi, per esempio voglio mettere il 16 gennaio 1999. Allora, vado qui nel giorno, scrivo 16, vado nel mese e metto 1, gennaio, anno 1999, magari è una donna, femmina, a gennaio non c'era l'ora legale, quindi non metto l'ora legale, supponiamo che sia nato, boh, facciamo alle 7:50 del mattino per scrivere una cosa così a caso. Ecco, ovviamente qui avete una serie di strumenti per la longitudine, eccetera. Questi qui sono la parte a pagamento, per essere molto precisi sull'ora di nascita, ok? Però uno non è obbligato a acquistare l'abbonamento per poter fare i temi natali. Qui tra l'altro, adesso lo calcoliamo, però volevo farti vedere che qui tra l'altro hai la possibilità di confrontare un tema natale con una data e quindi puoi vedere come una data interagisce con una persona, ma adesso non lo facciamo questa cosa. Quindi io ho scritto tutto quanto e poi vado su calcola e schiaccio calcola. Lui me lo calcola, io semplicemente scendo sotto e voilà, questo qui è il tema natale che noi abbiamo richiesto. E come puoi vedere è 16 gennaio 1999, l'ora ha subito una correzione perché fa delle correzioni automatiche per migliorare il più possibile l'orario, e altre cose che magari adesso a qualcuno possono non dire niente, però ci sono qui a destra trovate tutte delle statistiche. Per esempio potete vedere in questo tema natale il fuoco quanto ce n'è, dice il 13%, la terra 65%, il metallo 2% e così via. Potete essere più precisi dividendo i 5 energie in yin e yang. E poi se scendete sotto avete altre statistiche, altri grafici che servono a livello professionale per chi lo fa a livello professionale. Più in basso trovate i transiti. Vi ricordo che i transiti si leggono da destra verso sinistra e quindi qui vedete anche
Questi sono i transiti decennali, per la precisione. Vedete la data di inizio del transito decennale qui, e qui, scorrendo in questo senso, i vari transiti. Quindi il primo va da agosto 2002 a agosto 2012, il secondo da agosto 2012 a agosto 2022 e così via. Chiaramente ci sono molte più domande, cioè scusami, ci sono molte più cose di quello che uno all'inizio, soprattutto se non conosci niente, può utilizzare, ma la stessa cosa sarebbe per l'astrologia occidentale. Se tu non conosci l'astrologia occidentale e ti calcoli un tema natale, dopo che ce l'hai davanti dici, boh, e adesso? Perché? E bisogna capire un attimo il senso della cosa, cosa rappresentano i simboli e così via. Quindi tu hai tutte queste cose, qui sotto hai ulteriori caratterizzazioni di questi pilastri che servono, e niente, poi ci sono altre funzioni. Quindi Bazi Calculator è veramente molto semplice da usare. Qui hai le opzioni che puoi giocare, puoi mettere la lingua, se vuoi pilastri in cinese, se vuoi caratteri cinesi oppure no, puoi giocare con un mucchio di cose. Ci sono tante funzioni che non sono a pagamento, quindi si possono provare. Ok. Ok, poi un'altra domanda, è il 4 febbraio è il Capodanno cinese, invece gli altri giorni segnati, cioè il 5 maggio, il 6 agosto e 6 novembre? Beh, adesso che ho tolto la presentazione, lo posso anche fare vedere. Possiamo tornare a quella slide che non trovo più. Eccola qua. Ecco la slide. Ora, come puoi vedere, questo è un cerchio, è dove è disegnato il Tao, e non è stato disegnato a caso perché la parte bianca rappresenta la parte Yang, primavera e estate, la parte nera rappresenta la parte Yin, autunno e inverno. Allora, se noi partiamo dal fondo, quindi dal solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, che è intorno al 21 dicembre, abbiamo altri 4 punti che sono distanti 1 giorni uno dall'altro, ok? Perché noi abbiamo un anno dura circa 365 giorni, diviso 4 fa 91 erotti. Quindi dal solstizio d'inverno all'equinozio di primavera ci sono 91 giorni. Dall'equinozio di primavera al solstizio d'estate 91 giorni. Dal solstizio d'estate all'equinozio d'autunno 91 giorni, eccetera. E l'ultimo 91 giorni. Ok? Un attimo che cancello. Ora, cosa succede? Che la data che sta a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera è proprio il 4 febbraio. Il 3-4 febbraio dipende dalla longitudine, dipende dall'anno, però insomma il 3-4 febbraio, che come potete vedere è proprio l'inizio dello Yang, della fase Yang, perché al solstizio d'inverno la fase Yin è ancora troppo forte. D'altro canto è vero, se ci pensi, sì, dal 21 dicembre il sole inizia, le giornate iniziano a allungarsi e il sole inizia a salire sempre più alto. Però non è che il 23 dicembre o il 24 vai fuori in costume a prendere il sole. Il cambiamento anche con le piante, la vita che si riprende, sicuramente non è gennaio, inizia a inizio febbraio. Anche gli insetti, i primi insetti si riprendono a inizio febbraio. E l'astrologia cinese, come il Feng Shui, è fortemente collegata alla nostra fisiologia animale, alla nostra natura di specie Homo sapiens. Direi che possiamo salutarci, ringrazio tutti quanti della partecipazione, per chi vuole vi aspetto alla prossima conferenza di Bazzi e quindi vi saluto. Ciao ciao, Grazie a grazie della tutti. partecipazione. Ciao.